Eccoci. Questo è il Piancavallo, a solo mezz'ora da casa, ma ad un mondo di distanza. Chi corre lo sa, del resto. La natura non è un posto dove vai, è un posto dove torni molto volentieri. E in questi 2 giorni parleremo di prodotti outdoor testati direttamente sul campo, per chi corre, ma cerca anche quel senso di libertà che solamente la natura può dare. Oggi testiamo la Naturhike Cloud Up Pro 2. Dal 17 al 26 agosto la trovate nella campagna Back to School di AliExpress con degli sconti clamorosi che non si trovano solitamente durante tutto l'anno. In più avete anche la possibilità, grazie al codice che trovate qui sotto in descrizione, di usufruire di un ulteriore sconto, ma invece di cliccare sul link aspettate un attimo, perché vediamo innanzitutto come si comporta questa tenda nel suo habitat naturale. Prima di montarla diamo un'occhiata un po' a quelli che sono i numeri. La tenda, dal momento in cui è nella sua sacca, misura 40 cm x 13 circa, quindi molto compatta da tenere in uno zaino dove le dimensioni contano, i centimetri veramente contano. Peso abbiamo nella versione Pro, che è questa, 1,36 kg, 1,53 kg imballata, praticamente meno di un litro e mezzo di acqua. Il kit è completo di tutto quello che serve, quindi abbiamo il doppio telo, abbiamo la paleria completamente in alluminio, i picchetti, i tiranti e il footprint dedicato incluso. Diciamo che questo è un aspetto positivo, nel senso che molti brand il telo per il pavimento, che è questo, il matte, non lo includono mai e te lo mettono a pagamento ulteriore. Qui è incluso di serie. Per quanto riguarda i materiali, il telo esterno è in nylon ripstop siliconato, tiene una colonna d'acqua da 3000 mm, il pavimento è in poliestere 210T da 5000 mm. Tradotto, il fondo regge più acqua del tetto, e questo è importante per una questione di umidità da risalita proprio dal terreno. È esattamente giusto così, perché è lì che dormi, quindi meno umido è dove ti appoggi per dormire e meglio è. Ecco quindi una persona sola, poca luce, come potete vedere. Primo montaggio di questa tenda in questa condizione. Una cosa che ho apprezzato molto è stata la struttura autoportante, quindi se non ti piace dove l'hai posizionata ti basta sollevarla con una mano e la sposti finché trovi praticamente l'assetto del terreno perfetto per i tuoi gusti. Infatti in montagna, dove il terreno piano è un lusso, questo vale oro. Beh, che dire, lo spettacolo è clamoroso. Ma questo io lo sapevo già, voi forse no. Adesso qua è tutto pronto per la nanna, vi faccio un breve passaggio interno giusto per far vedere un po' l'interno della tenda. Eccoci qua. Ricordo che questa è la tenda per 2 persone, quindi fondamentalmente abbiamo 2,10 m di lunghezza, 1,30 m di larghezza, 105 di altezza. È una 2 posti vera? Sì, ci stanno 2 materassini, ma il suo terreno di gioco perfetto secondo me è questo: una persona, tutto il materiale dentro e spazio per respirare. Ora invece le cose che solitamente i venditori non vi dicono. 1. La porta è una sola sul lato corto, come avete visto, quindi all'ingresso si entra solamente da una parte, quindi non c'è la doppia apertura. In 2 diciamo che ci si deve un po' accontentare dello spazio, ecco perché secondo me
La tenda è disponibile in 1, 2, 3 posti, secondo me da soli valutate se prendere quella da un posto oppure 2. Nel mio caso 2 perché riesco a stivare, ripeto, tutte le mie cose e concedermi un po' il lusso di qualche spazio in più. Secondo punto, 105 cm di altezza, ci si siede, ovviamente non si sta in piedi dentro in tenda, ci si sta seduti tranquillamente, però niente di più. Terzo punto, è una tenda a 3 stagioni, quindi secondo me pioggia, evento sì, gran bufera di neve o comunque anche neve, la vedo un po' tirata, quindi confermo 3 stagioni su 4 dal mio punto di vista. Se cercate invece una tenda da inverno serio, secondo me questa non è la tenda giusta per voi, però se cercate invece una tenda da trekking, bikepacking o notti come questa che vi sto un po' raccontando io, allora continuate a seguirmi perché adesso dormirò, perché in montagna si va a letto presto. Domani mattina all'alba vi darò qualche altro feedback in merito alla tenda e insomma speriamo che sia una gran bella notte riposante. Ci vediamo domani mattina. Ciao! Mi sono dimenticato di dirvi una cosa prima per quanto riguarda la ventilazione, nel senso che per quanto riguarda le tende ultra leggere come può essere questa, quindi 1,3 kg, c'è sempre un po' il problema o l'incognita della ventilazione. Perché? Perché in montagna poi tende a fare condensa, perché lo spazio è piccolo e si forma condensa all'interno. Quindi uno dei test che mi sembra possa funzionare, ma il verdetto ve lo darò comunque domani mattina, è quello della ventilazione. Hanno fatto un gran bel lavoro, sia nella parte posteriore della tenda sia davanti dove c'è l'ingresso. Ora chiudo tutto, mi lancio tra le braccia di Morfeo e cala il silenzio, visto che è uno dei motivi per cui le persone scelgono di venire in montagna. Buonanotte e ci vediamo domani mattina. Eccoci qua ragazzi, buongiorno. Notte passata, ecco ora il mio verdetto onesto. Per quanto mi riguarda, promossa per peso, ingombro, il kit completo con il footprint, il montaggio in solitaria, l'impermeabilità del fondo che non ha fatto proprio risalire nessun tipo di umidità, la porta singola un po' scomoda, però ci sta per una tenda con un ingombro di questo tipo. L'abitabilità, questa ripeto è la tenda per 2 persone, però l'abitabilità per me è ottima per un singolo, per 2 valutate eventualmente la 3. Per me questa con 2 posti è un po' piccola. Diciamo che il prezzo che ha questa tenda nel back to school di AliExpress non ha assolutamente rivali sul mercato. Come si compra? Link in descrizione. Sulla pagina selezionate la versione Pro da 2 persone. In descrizione poi trovate anche i codici sconto da aggiungere in carrello. Attenzione, i codici sconto sono con disponibilità limitata fino a esaurimento. Se uno dei codici non funziona, riprovate qualche ora dopo, nel senso che ogni tanto vanno a buttate, a scadenze orarie, e solo il primo giorno del back to school, pagando con PayPal, c'è un ulteriore sconto. Tradotto, chi parte subito paga meno, come in gara. Bene, che dire, per oggi è tutto, questa review giunge al termine. Adesso mi aspetta una bellissima giornata a testare qualche scarpa nuova che poi porteremo sul canale, perché come potete vedere chi corre non cerca delle scarpe, cerca libertà. Mi raccomando, mettete un bel like a questo video, iscrivetevi al canale, così non vi perderete sicuramente tutte le nostre nuove recensioni che usciranno a breve. Ci vediamo in natura e mi raccomando, sempre in forma.